Quando ho iniziato a studiare i borghi italiani, mi è capitato di finire in luoghi talmente silenziosi che sembrava di passeggiare in un set di un film post-apocalittico. Case chiuse, cartelli scoloriti. A volte il silenzio veniva interrotto o solo dai passi di un vecchietto che mi guardava diffidente o dal vento che faceva sbattere qualcosa. Lì ho capito che dovevo trovare un indicatore preciso, un modo oggettivo per distinguere i borghi vivi da quelli morti. Se nascono bambini c'è ancora speranza, mi aveva detto qualcuno. Così ho iniziato a cercare notizie di bambini nati nei borghi. Ho letto articoli su nascite celebrate come eventi storici. Ho visto fotografie di sindaci con la fascia tricolore in posa accanto a neonati, come se stessero inaugurando un'autostrada. E allora mi sono chiesto, sarà davvero un segno di rinascita? O solo l'ultima foto prima del blackout? Per verificarlo, durante le visite in vari borghi, ho fatto domande a persone molto diverse tra loro che vivevano in quei luoghi. Le risposte mi hanno sorpreso. Adesso ti racconto perché. Nel comune del sindaco che ho citato prima, un paesino di 400 abitanti circa, sono arrivato e mi sono seduto su una panchina nella piazzetta accanto a un signore piuttosto anziano, distinto, che stava leggendo il giornale. Mi aveva dato l'impressione di essere un professionista in pensione o qualcosa del genere. Ci siamo salutati e lui subito ha sparato. È qui anche lei per il neonato? Era da 17 anni che non si sentiva un vagito da queste parti e adesso sono tutti qui a parlarne. Non avevo capito se era infastidito dalla mia presenza o volesse chiacchierare. Così ho deciso di provocarlo un po' chiedendogli: e quindi festeggiate una nascita come se aveste vinto i mondiali? Lui mi aveva sorriso e poi aveva ammesso: sì, è che ci aggrappiamo a poco, ma sa com'è, un bambino porta speranza. Allora avevo proseguito senza troppi giri di parole. A me sembra che festeggiare una nascita in un paese spopolato sia come brindare sul Titanic mentre affonda. È crudele. Quel bambino crescerà senza amici, senza stimoli, senza nulla. Un borgo come questo è un deserto sociale con l'aspetto da presepe. Aveva sorriso e poi mi aveva detto: tutto vero? Ma se lo dice rovina la magia. Lasciamo che arrivi qualche turista, almeno per il bar. In un altro borgo, una signora di mezza età mi aveva dato una risposta ancora più tagliente. Mi aveva detto: mettere al mondo un bambino in un piccolo comune che si svuota è come piantare un abete in mezzo al deserto. Può fare notizia, ma è fuori contesto, fuori logica, è destinato a morire. I piccoli borghi non sono posti per bambini. Punto. Queste considerazioni mi avevano un po' sconcertato nella loro brutalità. Sono conclusioni a cui giunge chiunque studi in modo serio la realtà dei borghi italiani. Conclusioni che sono però diametralmente opposte alle visioni romantiche di chi vive in città e magari trascorre 15 giorni di vacanza in uno di questi posti. Ma non è finita. In un'altra occasione stavo parlando con un giovane di 34 anni, Andrea, milanese di origine, trasferitosi in un piccolo comune di montagna. Lui era arrivato con una figlia di 3 anni. Gli avevo chiesto com'era crescere un figlio in quel borgo. Un sogno, mi aveva detto, ridendo. Poi si era fatto serio e aveva proseguito: siete accontenti della cartolina? Presto però ti accorgi che non è un posto per bambini. Non ci sono servizi, niente asilo, niente pediatra, devi farti 50 minuti di macchina per una visita. Mia figlia va a scuola nel paese a valle, c'è un minibus, io lavoro da remoto. Insomma, dopo 2 anni in quel posto, che è bellissimo, aveva ammesso di essere in procinto di tornare a Milano, perché, ricordo le sue parole, aveva detto: mi sembra di aver parcheggiato mia figlia in mezzo al nulla. E anche lui mi aveva detto le stesse cose che avevo già sentito in altri posti, cioè che non c'è niente da festeggiare per una nascita. È crudele illudere quella famiglia che il bambino crescerà in un luogo puro, sano, lontano dal caos. La verità
e che crescerà solo, senza amici coetanei, senza stimoli sociali, senza opportunità e con genitori costretti a fare salti mortali per ogni minima esigenza e per una scuola decente. Addirittura, in un altro borgo, una ex maestra elementare di circa 90 anni, molto arzilla, mi aveva raccontato che ai suoi tempi, in quel paesino di 400 anime, c'erano 60 bambini alle elementari. E quando le avevo chiesto cosa ne pensasse delle analisi che evidenziano come i piccoli borghi non sono posti per bambini, mi aveva risposto di essere assolutamente d'accordo. Aveva detto che pensare oggi di creare asili, scuole, attività pomeridiane, strutture sportive in un borgo di poche centinaia di abitanti è economicamente folle, perché non ci sarà mai più un bacino di utenza sufficiente. In effetti è così. E chi spinge per riportare famiglie nei borghi con l'illusione dei servizi a misura di bambino sta vendendo fumo. I conti non tornano e non torneranno mai più. Un ultimo ricordo interessante. In un altro bellissimo paesino di meno di 1000 abitanti ho incontrato Federica, 29 anni, che gestisce un coloratissimo negozio di prodotti locali ereditato dai nonni. Mi aveva raccontato che dopo la laurea aveva pensato di rimanere in città, ma i costi erano impossibili. Qui almeno una casa, aveva detto. Ricordo che quando le avevo chiesto cosa ne pensasse dei bambini nei borghi, aveva scosso la testa e mi aveva detto: i bambini hanno bisogno di stimoli, non di silenzi e nostalgia. L'argomento le interessava ed è andata avanti mezz'ora a fare considerazioni assolutamente condivisibili. Aveva detto: un bambino ha bisogno di scuole, laboratori, biblioteche, teatri, parchi giochi affollati, altri bambini con cui litigare e fare pace, insegnanti motivati, spazi digitali, robotica, lingue straniere, sport di squadra. Poi aveva proseguito: in un borgo montano tutto questo semplicemente non esiste. Il massimo dell'offerta è la sagretta d'estate e la lezione di catechismo nella parrocchia del paese vicino, se va bene. Crescere in questi ambienti significa soffocare le attitudini, restringere la visione del mondo, abituarsi alla noia e credere che la vita sia tutta lì. E poi ci si chiede perché i ragazzi scappano a 18 anni e non tornano più. Impossibile darle torto, no? In montagna i bambini saranno sempre troppo pochi, spesso sparsi in frazioni diverse, raggiungibili solo in macchina, se il tempo lo permette. Scordati la socializzazione spontanea, le bici in cortile, i pomeriggi passati a casa di amici. Scordati anche la possibilità di scegliere. I genitori devono accontentarsi di quello che c'è, anche se è poco e inadeguato, perché non c'è alternativa. Come mi aveva detto un altro amico, un ingegnere in pensione che era tornato nel suo borgo d'origine dopo aver progettato dighe incredibili in tutto il mondo, ha senso che i giovani crescano nei grossi centri urbani, dove possono formarsi, sbagliare, cambiare, confrontarsi, accedere a scuole di qualità, università, ambienti dinamici. Ha senso che viaggino, che vedano il mondo, che lavorino anche all'estero. Solo così potranno tornare un giorno nei borghi con qualcosa da offrire, competenze vere, reti di contatti, spirito imprenditoriale, non con l'illusione romantica del mulino bianco. Molti non lo accettano, ma i borghi sono il luogo ideale per adulti e senior, non per crescere figli. Possono essere luoghi di ritorno consapevole, dove vivere dopo una vita piena o dove avviare un progetto quando si ha già esperienza, reti e capitale. Possono diventare poli di innovazione diffusa, spazi per il lavoro da remoto, piccoli hub per il turismo di qualità, luoghi di cultura e di bellezza, ma non possiamo pensare che un paese dove manca anche il medico possa essere un luogo adatto alla crescita di un bambino. Serve realismo, non nostalgia e improvvisazione. Lo so che molti non sono d'accordo, magari nemmeno tu, però bisogna guardare le cose in modo pragmatico, senza illusioni, senza la retorica del qui si vive meglio, qui si respira l'aria buona, perché l'aria buona non basta crescere bene un figlio, perché i borghi non si salvano con qualche culla, ma solo con idee e progetti validi. Ci vediamo al prossimo video. Per non perderlo, iscriviti al canale, metti un mi piace, un hype, condividi e commenta. E poi guarda questo video.